Per fare questo cremoso risotto ai funghi, questo è ciò che ci serve: prezzemolo, aglio, cipolla, funghi, un calice di vino bianco, ovviamente il riso. Defoglio il prezzemolo perché io utilizzo anche parte dei gambi che semplicemente vado a tagliare a pezzettini. I gambi del prezzemolo sono fibre e fanno bene, come ogni fibra. Aggiungo parte dei gambi in padella e le foglie semplicemente si tritano. Io per la costruzione degli aromi vado anche a scamiciare uno spicchio di aglio. L'aglio lo taglio in piccoli pezzi e così io lo aggiungo in padella. La cipolla che sto pulendo pesa 140 grammi. Taglio la parte delle radici e la parte dove stavano attaccate le foglie e dopo averla spellata io la taglio a pezzettini in questo modo. Questo è un taglio da soffritto. Metti la cipolla in padella con un po' di olio. Mescola, devi soffriggere il tutto a fuoco basso fino a che la cipolla dora leggermente. Ricorda di mescolare sempre per evitare di bruciare il soffritto. Io uso i funghi champignon che ho già pulito e semplicemente vado a tagliare a fette. Puoi sostituirli con qualsiasi fungo. Se il gambo è troppo lungo puoi accorciarlo per tagliare i funghi a fette. Comunque metti i funghi che hai tagliato in padella, metti nella padella anche il sale. Questi sono 250 grammi di funghi champignon. Devi farli cuocere per 12 minuti, mescola di tanto in tanto. Non serve per ora aggiungere liquidi ai funghi. Al termine io ho messo un po' di pepe in padella, alcuni funghi io li ho messi da parte e ho messo in padella il riso. Questi sono 350 grammi. Ora il riso si può tostare, tosti il riso per circa 2 minuti. Poi bisogna mettere in padella mezzo brick di vino bianco secco. Io uso il brick da 0,25. Quando il vino è evaporato bisogna portare a cottura il riso. Metti in padella del brodo oppure, come faccio io, metto in padella l'acqua e ci metto poi il dado granulare in polvere che trasforma l'acqua in brodo. Io ho messo anche il dado al sapore di funghi porcini per insaporire il risotto ai funghi. Per rendere cremoso il risotto devi mescolare durante tutta la cottura del riso e aggiungere l'acqua poco per volta fino a cottura del riso, che per me ora il riso è cotto. Per la mantecatura io ho messo 40 grammi di burro. Il burro può legarsi agli amidi del riso che si sono liberati quando hai mescolato il riso per tutta la cottura. Questo rende ancora più cremoso il risotto ai funghi champignon. Stai notando che appena metto il burro il risultato visivo cambia? Puoi mettere per una cremosità in più anche delle sottilette, non troppe perché il sapore della sottiletta non deve sovrastare quella del risotto ai funghi. Comunque io ho messo 2 cucchiai stracolmi di parmigiano reggiano a fuoco spento che corrispondono a 32 grammi, ma vai ad occhio secondo al tuo gusto personale. A questo punto io a fuoco spento ho aggiunto il trito di foglie di prezzemolo e del pepe nero macinato. Mescola il tutto. Come decorazione puoi mettere i funghi che hai messo da parte all'inizio. Ora il mio risotto è super troppo cremoso. Aspettate che metto un po' di acqua in più per renderlo un po' più all'onda. Vabbè, dai, perfetto così. Quando il risotto è buonissimo è pronto, buon appetito, ciao!